All'inizio del Novecento, l'impero russo si estendeva su un sesto delle terre emerse, un colosso fragile retto da una monarchia millenaria. Al vertice di questo immenso impero, lo zar Nicola II, ultimo sovrano della dinastia Romanov, governava un mondo sull'orlo del cambiamento. Un mondo in fermento, attraversato da tensioni sociali, rivolte e il lento crollo delle vecchie certezze. Ma nelle stanze dorate del palazzo d'inverno, un personaggio enigmatico stava lentamente guadagnando influenza. Il suo nome era Grigori Rasputin. Proveniente dalle lande remote della Siberia, dotato di uno sguardo ipnotico e di un carisma oscuro, Rasputin si insinuò nel cuore della famiglia imperiale, divenendo confidente della zarina Alessandra e figura spirituale controversa nella corte russa. Chi era davvero Rasputin? Un santo guaritore o un manipolatore senza scrupoli? Un mistico dotato di poteri sovrannaturali o un astuto contadino che seppe approfittare della debolezza dei potenti? La sua presenza al fianco dei Romanov contribuì ad alimentare voci, sospetti e scandali, mentre l'impero sprofondava nella guerra e nella rivoluzione. Questa è la storia di un uomo e di una dinastia, uniti da un legame misterioso e fatale. Una storia di potere, superstizione e caduta. Questo è il crepuscolo dei Romanov. Questo è l'enigma di Rasputin. Grigori Rasputin nacque il 21 gennaio 1869 a Pokrovskoye, un villaggio della Siberia a più di 2000 chilometri da San Pietroburgo, allora capitale della Russia. Era figlio di Efim Yakovlevich, un modesto contadino. La sua giovinezza non fu diversa da quella di molti altri in una terra in cui la vita era molto dura. Beone e festaiolo, risultò essere anche un ladro. Un giorno, uno dei suoi vicini lo sorprese a rubare lo steccato di legno del suo pagliaio e gli rifilò una bastonata che cambiò Grigori. Secondo questo vicino, Rasputin diventò strano e come instupidito. Quell'atteggiamento era il segno di una trasformazione interiore che si manifestò quando, nel 1897, fece un pellegrinaggio al monastero di San Nicola di Veroturie, dove si recò in cerca della guida spirituale di fratello Macari, un giovane asceta che mortificava la propria carne con una catena. Questa visita cambiò la sua vita per sempre. Il semi-analfabeta Rasputin, che fece ritorno al villaggio, partecipava ai momenti di culto, pregava con fervore e ben presto la sua fama gli radunò attorno un gruppo di fedeli che si riuniva in una cappella sotto la stalla di casa sua per cantare e leggere il Vangelo, che Grigori commentava. Ma quei cantici e quei commenti erano ciò che ci si aspetterebbe da un onesto seguace della Chiesa ortodossa russa? I concittadini di Rasputin si convinsero presto che non era così. Grigori si guadagnò la fama, che non l'avrebbe più lasciato, di appartenere alla setta dei Clisti. I Clisti credevano che Cristo si potesse incarnare in qualsiasi uomo, letterato o meno. Questi, chiamato Cristo, si univa a una donna, la Madre di Dio, e guidava la vita spirituale della sua comunità o arca. Durante le celebrazioni notturne in luoghi sotterranei, i Clisti cantavano, danzavano, si flagellavano e raggiungevano uno stato di estasi rituale che culminava in un'orgia. Credevano che il peccato portasse al pentimento e alla salvezza, una credenza alla luce della quale è stata interpretata la sessualità di Rasputin. Nessuna delle indagini condotte dalla Chiesa su Grigori, però, concluse che fosse un settario. Su questo punto, le opinioni di coloro che hanno studiato la vita di Rasputin divergono. Se per lo scrittore russo Edvard Rasinski non fu un Clisti per via delle pressioni degli zar in suo favore, per lo storico statunitense John T. Furman non fu un settario, ma adottò elementi del pensiero e la pratica dei settari. Per esempio, non fumava e i suoi seguaci si chiamavano tra loro fratello e sorella. Le voci sulla sua appartenenza ai Clisti, gli scandali sessuali che sua moglie Praskovia tollerava e gli scherzi sulla sua presunta santità fecero sì che nel 1902, dopo un pellegrinaggio al monte Athos,
Rasputin si recasse nella città di Kazan, un importante centro religioso. Rasputin impressionò i dignitari religiosi di Kazan, che si trovavano alla guida di una chiesa ritualista, burocratizzata e sottomessa allo zar, e che cercavano l'autenticità e la semplicità che sembrava incarnare quel contadino dalla fede ardente, che trattava i gerarchi ortodossi con la stessa familiarità che riservava alla gente di Pokrovskoye. Di fatto, li entusiasmò al punto che lo raccomandarono ai capi della chiesa a San Pietroburgo, dove giunse in treno nel periodo di Pasqua del 1903 a bordo di un vagone di prima classe. La fede di Grigori commosse l'archimandrita Feofan, il confessore degli zar, che lo presentò ai suoi altri protettori all'interno della chiesa, il vescovo Ermogene e il monaco Iliodor, che in seguito sarebbero diventati i suoi acerrimi nemici. Alla morte di Rasputin, Ermogene ebbe a dire: «Credo che inizialmente vi fu in Rasputin un fulgore divino. Aveva la perspicacia necessaria per penetrare nell'interiorità della gente e sapeva mostrare commiserazione, cosa che, se devo essere sincero, sperimentai in prima persona, poiché in più di un'occasione egli fu in grado di alleviare le mie pene spirituali. Fu in questo modo che conquistò me e, almeno agli inizi della sua carriera, anche altre persone». Questi doni spirituali e l'avallo di Feofan aprirono a Rasputin i salotti dell'alta aristocrazia russa, dove proliferavano venditori di mercanzie mistiche d'ogni tipo. Alle scienze occulte erano interessate le granduchesse Milica e Anastasia del Montenegro, figlie del re di quel paese e sposate con 2 membri della famiglia Romanov, che rimasero affascinate dal contadino. Furono loro nel 1905 a introdurre Rasputin nella famiglia reale, che all'epoca viveva barricata in un isolamento incomprensibile per la corte. Nicola e Alessandra erano disposti a ricevere qualsiasi aiuto, umano e divino, in un mondo che era loro ostile e al quale nascondevano un terribile segreto. Nel 1904, dopo 4 figlie, Olga, Tatiana, Maria e Anastasia, la zarina aveva dato alla luce un maschio, Alexei, il tanto desiderato erede al trono. La gioia per la sua nascita, però, svanì presto. L'ombelico del piccolo sanguinò per giorni dopo il taglio del cordone ombelicale. Era il primo sintomo dell'emofilia, una malattia ereditaria che si manifesta solo nei maschi, caratterizzata da abbondanti emorragie interne ed esterne. Alessandra, nata nel Principato tedesco d'Assia, era nipote della regina Vittoria, portatrice di emofilia, una malattia per cui allora non esisteva cura. All'epoca, l'aspettativa di vita di un emofiliaco era di 14 anni. Gli zar abbandonarono il palazzo d'inverno di San Pietroburgo e si rinchiusero nel palazzo di Alessandro, nella vicina Tsarskoye Selo, per mantenere segreta una notizia che avrebbe potuto invalidare lo zarevich Alexei come successore del padre sul trono. Ma questa non era l'unica preoccupazione. Il 1905 portò infauste novità. In agosto la Russia perse la guerra contro il Giappone e ciò scosse una società russa che a gennaio, durante la cosiddetta Domenica di Sangue, aveva assistito alla brutale repressione della pacifica dimostrazione di migliaia di operai che portavano una supplica allo zar. La sconfitta militare dimostrò che c'era bisogno di una riforma dello Stato e la repressione tolse allo zar la sua aura di Batiushka, o padre dei suoi sudditi. Nicola concesse una Costituzione e una Duma, un Parlamento con poteri minimi, ma non accettò mai di essere un monarca costituzionale, cosa che considerava una diminuzione della sua autorità, e Alessandra un furto dei diritti di suo figlio come governante assoluto per diritto divino. A Tsarskoye Selo, l'imperatrice si sentiva libera sia dalla pressione politica, sia dal rifiuto che verso di lei dimostrava una corte che la considerava fredda e distante, poiché non parlava russo e comunicava in inglese con lo zar. Le montenegrine Milica e Anastasia alleviarono il suo isolamento. In precedenza le avevano presentato il francese Nisier Antelme Philippe, praticante della medicina starale, nel quale gli zar, che lo chiamavano il nostro amico, confidarono per concepire un figlio maschio e che, quando tornò in Francia nel 1902, disse ad Alessandra:
Un giorno avrete un altro amico come me che vi parlerà di Dio. Questo nuovo amico arrivò nel novembre del 1905, quando le principesse invitarono Rasputin a prendere un tè con i sovrani. Rasputin colpì profondamente Alessandra e Nicola, e il suo legame con i sovrani divenne definitivo quando nel 1907 lo zarevich ebbe una grave emorragia che si arrestò quando Rasputin gli impose le mani e pregò. Un miracolo. Via via che il rapporto di Grigori con i sovrani diventava più stretto, le montenegrine persero i favori reali, il che le riempì di rancore al punto di chiamare demonio Rasputin. Questo le allontanò da Alessandra, che aveva trovato una nuova amica sulla quale riporre il suo affetto, Anna Virubova. Costei si trasferì vicino al palazzo di Alessandra e divenne una fervente devota di Rasputin. Il guaritore siberiano, l'imperatrice e la sua amica formarono un triangolo che le circostanze avrebbero reso sempre più stretto per la disgrazia di Grigori e della dinastia dei Romanov. Nel 1912 lo zarevich ebbe una crisi gravissima, al punto che fu preparato l'annuncio della sua morte. Rasputin era in Siberia e inviò un telegramma dicendo che il piccolo si sarebbe salvato. In effetti Alexei superò la crisi e la vita di sua madre fu legata per sempre alla persona dello starec o anziano, appellativo che si dava ai mistici come Rasputin. Come ha osservato la biografa britannica Helen Rappaport, la schiavitù emotiva di Alessandra fu il prezzo che la zarina pagò per la salute del figlio. Ella non solo vedeva in Rasputin il salvatore di Alexei, ma anche un uomo santo e un veggente, qualcuno di cui lei e il marito si potevano fidare ciecamente. Gli zar rifiutavano come calunnia qualsiasi prova della sua condotta libidinosa, che nel 1911 già creava scandalo nella capitale. Erano risapute la sua dedizione all'alcol, le sue avventure sessuali e le sue relazioni equivoche con donne dell'alta società, sposate e nubili, che facevano parte del cerchio delle sue adepte. Alla fine di quell'anno Alessandra affrontò la suocera, l'imperatrice madre Maria Fiodorovna, a proposito dell'influenza di Rasputin che si era manifestata sulle nomine di alte cariche ecclesiastiche, e fu allora che scoppiò lo scandalo. Ermogene e Iliodor, un tempo suoi protettori, erano diventati suoi oppositori, ma caddero in disgrazia agli occhi degli zar. Risentito, Iliodor fece circolare lettere che la zarina aveva inviato a Grigori e che costui gli aveva dato, nelle quali si poteva leggere, per esempio: «Desidero solo una cosa, dormire per sempre sulla tua spalla mentre mi abbracci». Queste parole, scritte da una donna in cerca di consolazione, consumata dalla colpa di aver trasmesso l'emofilia a suo figlio e devastata da una sciatica che faceva di lei un'invalida, furono interpretate secondo una connotazione sessuale. La corona si screditava davanti al popolo e i monarchici vedevano Rasputin come un pericolo per la monarchia. Fu la prima guerra mondiale, iniziata nel 1914, a portare Rasputin al culmine del suo potere e alla caduta finale, che trascinò anche la dinastia Romanov. Nel 1915, a seguito delle sconfitte al fronte, Nicola assunse il comando dell'esercito e partì per la Stavka, il quartier generale, lasciando nelle mani di Alessandra, a Zarsko e Selo, le questioni di Stato. La zarina Anna Virubova e Rasputin governavano di fatto il paese, anche se i consigli di Rasputin, che Alessandra interpretava come inviati dalla provvidenza, non facevano che avallare le opinioni dell'imperatrice, che cercava ministri favorevoli alla corona. Non è la mia saggezza, bensì un certo istinto inviatomi da Dio al di là di me stessa affinché possa esserti d'aiuto, scriveva allo zar. Mentre venivano nominati ministri fedeli ma inetti, l'opposizione della Duma fu alimentata dalle voci che circolavano sulla connivenza della zarina e di Rasputin con i tedeschi, sull'idea che fossero loro spie e che lavorassero in segreto per una pace separata. A queste si aggiungevano le voci su relazioni sessuali tra lo zar, sua moglie, Rasputin e la Virubova. Questo discredito della corona andava di pari passo con una crisi personale di Rasputin. Lo starec,
che nel 1914 sopravvisse a un grave attentato e vide suo figlio chiamato alle armi, si diede all'alcol come se nulla gli importasse più, forse consapevole che la sua fine si avvicinava. Sapeva che contro di lui si erano levate forze molto potenti. All'epoca i suoi legami con i vertici dello Stato l'avevano fatto diventare la persona a cui rivolgersi per ottenere impieghi o affari, evitare di essere chiamati al fronte o di essere deportati. I postulanti gli lasciavano grosse somme che Rasputin sperperava in gozzoviglie, fatto che aumentò il discredito suo e della corona. Per salvare la monarchia, il contadino doveva morire. La congiura partì dall'ambiente più vicino allo zar. La figura centrale fu il principe Felix Yusupov, erede della più grande fortuna di Russia e forse del mondo, da poco sposato con la granduchessa Irina, nipote del monarca. Yusupov reclutò il granduca Dmitry Pavlovich, cugino di Nicola, che lo zar amava come un figlio. Il terzo congiurato era Vladimir Purishkevich, politico di destra e deputato. Il 29 dicembre del 1916, Yusupov attirò Rasputin nel suo palazzo con la promessa di un incontro con Irina, dalla quale era affascinato. In una stanza del seminterrato gli offrirono dolci alla crema con cianuro che egli mangiò. Poiché il veleno non fece effetto, Yusupov gli sparò con il revolver Browning di Dmitry. Credevano che fosse morto, ma Rasputin si alzò e fuggì attraversando il cortile sul retro del palazzo. Purishkevich sparò 2 colpi con la sua pistola Savage e lo uccise. Misero il corpo in automobile e lo gettarono nel fiume, facendo un buco nel ghiaccio. È stato detto che questo racconto, che Yusupov fece nel suo libro su quei fatti, non è vero. Secondo Rasinski, per esempio, Rasputin non mangiava dolci, e questa versione intenderebbe nascondere che fu Dmitry a uccidere Rasputin, perché altrimenti non avrebbe potuto sostituire lo zar nel caso di un possibile colpo di Stato. Dati più recenti indicano un coinvolgimento della Gran Bretagna nel delitto per impedire che la Russia firmasse una pace separata con la Germania, cui Rasputin era forse favorevole. Ma anche se è certo che lo Starez vedeva la guerra come una disgrazia per il popolo e che il suo intervento impedì alla Russia di entrare nel 1912 nelle guerre dei Balcani, in realtà aveva detto allo zar che per salvare il trono doveva lottare fino alla vittoria. Rasputin fu sepolto in una cappella che la Virubova stava facendo costruire a Zarskoe Selo. 3 mesi più tardi, dopo la caduta della monarchia, il suo cadavere fu spostato nella capitale. La fine della sua avventura è misteriosa come la sua vita. Si disse che il corpo fu bruciato in un bosco, ma oggi si ritiene sia stato cremato nei forni dell'Istituto Politecnico nella parte nord della città. La rivoluzione russa scoppiò nel febbraio 1917. Un mese più tardi, Nicola II, imperatore e autocrate di tutte le Russie, abdicò al trono, diventando semplicemente Nicola Romanov. Con la rivoluzione in patria e il catastrofico fallimento della Prima Guerra Mondiale all'estero, la dinastia dei Romanov, che nel 1913 aveva festeggiato 3 secoli al potere, giunse a una rapida fine. Le forze bolsceviche tennero la famiglia prigioniera, spostandola di luogo in luogo, fino a una sanguinosa notte del luglio 1918 in cui furono tutti sterminati, vittime di un destino di cui si erano rifiutati di vedere le avvisaglie. Per Nicola, salito al trono nel 1894, dopo la morte del padre Alessandro III, abdicare fu probabilmente un sollievo. Descritto come un uomo limitato e privo di immaginazione, non era adatto né per capacità né per temperamento a governare in tempi tanto turbolenti. Indeciso cronico, quando doveva dare un ordine rimandava fino all'ultimo istante, per poi ripetere semplicemente l'ultimo consiglio ricevuto, tanto che, secondo una battuta che circolava a San Pietroburgo, le 2 persone più potenti di Russia erano lo zar e chiunque gli avesse parlato per ultimo. Nicola credeva fermamente nel suo diritto divino di regnare, convinzione condivisa dalla moglie Alessandra. L'Okhrana, la sua polizia segreta, un'organizzazione di violenti assassini, operava impunemente. Come leader, lo zar conobbe pochi successi. Dal 1904 al 1905 combatté e perse una guerra contro il Giappone.
con un conseguente calo di prestigio sia in patria sia all'estero. Nel 1905 una rivolta interna lo costrinse a istituire la Duma, un corpo legislativo eletto del quale limitò l'autorità prima ancora che si tenesse la sessione iniziale, nel tentativo di restare aggrappato al potere. E quando nel 1914 scoppiò la Prima Guerra Mondiale, Nicola guidò il suo popolo in un conflitto che avrebbe esaurito le risorse della nazione e sarebbe costato milioni di vite. Ciò nonostante, l'ultimo zar rimase cieco di fronte alla propria crescente impopolarità, convinto che il popolo lo amasse ugualmente. I suoi sudditi, però, avevano opinioni diverse. La propaganda bolscevica l'aveva soprannominato Nicola il Sanguinario. Nicola era un uomo legato alla famiglia. Amava la moglie Alessandra e lei amava lui. In un'epoca in cui la regola generale era che i monarchi si sposassero per interessi dinastici più che per affetto, la loro era un'unione fortunata. Convolati a nozze nel 1894, i due ebbero l'una dopo l'altra 4 figlie: Olga, Tatiana, Maria e Anastasia. Alexei, il tanto desiderato maschio nonché erede, nacque per ultimo nel 1904. A detta di tutti, i Romanov erano una famiglia felice e unita. Tedesca di nascita e nipote della regina britannica Vittoria, Alessandra aveva un carattere più forte e assertivo del marito. Il suo modo di fare introverso e distaccato le alienò le simpatie del popolo russo, che la vedeva come un'estranea. A differenza del marito, la zarina si rendeva conto della propria impopolarità, cosa che la rese ipersensibile, maniaca del controllo e paranoica. Sigmund Freud una volta osservò che una famiglia tende a organizzarsi attorno al suo membro più problematico. Per i Romanov era probabilmente Alessandra. Il suo carattere nervoso le assicurava l'attenzione costante del marito e delle figlie. Tra la più grande e la più piccola delle granduchesse correvano quasi 6 anni. Le maggiori, Olga e Tatiana, venivano affettuosamente chiamate la coppia grande, mentre le più giovani, Maria e Anastasia, erano la coppia piccola. Tutti quanti stravedevano per il figlio minore, Alexei. L'erede al trono era nato emofiliaco, problema che aveva ereditato dal ramo materno, e la sua salute divenne il fulcro delle loro esistenze. Quasi ogni attività comportava il rischio di un colpo o un taglio che avrebbe potuto scatenare catastrofiche emorragie. Nelle settimane di convalescenza, Alessandra dormiva sul pavimento accanto al suo letto. Alexei era gentile, un po' birichino e viziato dalla madre e dalle sorelle. In un'epoca in cui i genitori della classe alta mantenevano con i figli rapporti distanti, la fragilità fisica di Alexei lo legò molto ai suoi. Rese inoltre la famiglia vulnerabile, e quando si presentò qualcuno in grado di sfruttare tale vulnerabilità, loro caddero completamente nelle sue mani. Grigori Rasputin non è chiaro se fosse un imbonitore o ritenesse realmente di avere poteri soprannaturali. I Romanov credevano ciecamente in lui. Rasputin ebbe una grande influenza sulla famiglia imperiale, soprattutto su Alessandra. Quando Rasputin conobbe i Romanov nel 1905, la zarina era disperata. Proprio quell'anno la rivoluzione aveva quasi rovesciato la monarchia. La nascita di Alexei l'anno prima le aveva dato l'erede nel quale lei sperava, ma l'emofilia del bambino, oltre a essere una tragedia personale, era anche una minaccia per la dinastia. La crisi politica e l'agonia materna permisero a Rasputin di insinuarsi in seno alla famiglia. Nel 1908 Alexei soffrì di una forte emorragia e il mistico riuscì ad alleviarne il dolore. Si narra che quest'ultimo avesse raccontato a Nicola e Alessandra che la salute del figlio sarebbe stata legata alla forza della dinastia. La sua abilità nel mantenere il bambino in salute gli avrebbe assicurato un posto a palazzo e il potere di influenzare lo zar. Girava voce che il comportamento depravato di Rasputin fosse arrivato fino a sedurre la zarina. Per quanto quasi sicuramente non sia stato l'amante di Alessandra, alla corte dei Romanov egli ebbe relazioni con un numero incredibile di donne. E ignorando le richieste di allontanarlo, Nicola fece ancora più arrabbiare il popolo russo. Il desiderio di rendere felici la moglie e il figlio gli impedì di rimuovere la minaccia che incombeva sul suo impero. Nel settembre 1915, nel corso della Prima Guerra Mondiale, Nicola si recò al fronte per prendere personalmente il comando delle forze russe. La zarina rimase a occuparsi delle questioni interne,
e l'influenza che Rasputin aveva su di lei divenne evidente nella scelta che l'imperatrice fece di ministri incompetenti. Le perdite al fronte e la condotta di Rasputin in patria misero il popolo russo contro lo zar e la sua famiglia. I tempi erano maturi per una rivoluzione. Per i bolscevichi, i Romanov divennero pedina di scambio e insieme un grande grattacapo. La Russia doveva negoziare la propria uscita dalla Prima Guerra Mondiale ed evitare nel contempo un'invasione straniera. I nemici della nazione avrebbero tenuto gli occhi puntati su di loro per vedere che cosa ne sarebbe stato degli ex governanti. Ma rimanendo in vita, i Romanov avrebbero rappresentato un simbolo per il movimento monarchico. Alcuni volevano che fossero mandati in esilio, altri che subissero un processo per quelli che la popolazione percepiva come crimini e altri ancora che scomparissero per sempre. A marzo del 1917 a San Pietroburgo scoppiò una rivoluzione alla quale si unirono le truppe. Lo zar, considerato responsabile della crisi, si vide costretto ad abdicare. All'inizio la famiglia fu mandata nel palazzo di Zarskoe Selo. Per problemi di sicurezza fu poi trasferita a Tobolsk, a est dei Monti Urali. Lì i Romanov non venivano trattati male. Nicola sembrava quasi rinato. Si godeva la vita rurale e non sentiva certo la mancanza dello stress che essere zar gli procurava. Avevano mantenuto un seguito generoso, 39 servitori in tutto, e conservato molti beni personali, tra cui l'adorato album di fotografie di famiglia rilegato in pelle. In quei primi giorni di prigionia potevano ancora sognare un lieto fine. Avrebbero potuto raggiungere l'Inghilterra e vivere in esilio con il cugino britannico re Giorgio V, o meglio ancora magari gli avrebbero permesso di ritirarsi nella loro proprietà in Crimea, che aveva fatto da sfondo a molte estati felici. Non capivano che a poco tutte le vie di fuga si stavano chiudendo, fino a che rimase solo la strada per Ekaterinburg. Quest'ultima era la città più radicalizzata della Russia, fortemente comunista e antizarista. Andrei ovunque tranne che negli Urali, si dice abbia affermato Nicola mentre il treno si avvicinava alla sua destinazione finale. Lì la famiglia alloggiava in un grosso edificio conosciuto come Casa Ipatev, dal nome dell'ex proprietario. Un'alta palizzata in legno era stata innalzata per tagliare fuori il mondo esterno e i confinati avevano l'uso di un giardino per fare esercizio. L'uomo al comando, Avdiv, era corrotto ma non crudele. Le guardie erano persone comuni, reclutate dalle fabbriche dei dintorni, che con il passare del tempo entrarono in confidenza e fecero persino amicizia con i prigionieri. Non poteva durare. I bolscevichi rimpiazzarono Avdiv con Yakov Yurovsky, l'uomo che avrebbe orchestrato lo sterminio. Yurovsky reclutò guardie più severe e disciplinate. Mantenne un rapporto distante ma professionale con Nicola e Alessandra, persino mentre ne pianificava la morte. A Nicola, che ancora una volta fraintese la situazione, sembrava addirittura gradevole. Gli ultimi civili a vedere i Romanov vivi furono 4 donne portate dalla città per pulire Casa Ipatev. Maria Starodumova, Evdokia Semenova, Varvara Driagina e una non identificata quarta domestica diedero alla famiglia un briciolo di respiro dalla noia del confino e un ultimo contatto con il mondo esterno. La testimonianza di queste donne ci ha fornito un ritratto più umano della famiglia ormai condannata. Nonostante il divieto di parlare ai Romanov, le domestiche ebbero ugualmente l'opportunità di osservarli da vicino. All'inizio furono colpite dal contrasto tra i racconti sull'arroganza della famiglia diffusi dalla propaganda antizarista e le persone modeste che si trovarono davanti. Le granduchesse erano ragazze normali. Quanto al povero, fragile Alexei, a Evdokia Semenova sembrò la personificazione della sofferenza. Come molti prima di lei, la donna fu in particolar modo colpita dai suoi occhi dolci, che trovò pieni di tristezza. I Romanov comunque furono felicissimi del diversivo. Le sorelle si precipitarono ad aiutare a sfregare i pavimenti, cogliendo l'opportunità per parlare con le domestiche a dispetto delle regole. Semenova riuscì addirittura a dire qualche parola gentile ad Alessandra. Una delle scene che sia Semenova sia Starudomova ricordano con grande chiarezza fu quando Yurovsky si sedette accanto allo Zarevich, il figlio dello zar, informandosi sulla sua salute.
Una scena resa sinistra, in retrospettiva, dal fatto che Jurovsky era perfettamente consapevole che a breve sarebbe stato il carnefice del bambino. I Romanov dovevano essere uccisi perché erano il simbolo supremo dell'autocrazia. L'ironia era che a Ekaterinburg i bolscevichi li avevano spogliati di ogni traccia di aristocrazia. Per dirla con le parole di Evdokia Semenova, non erano dei, erano persone normali, come noi, semplici mortali. La notte del 16 luglio fu inviato a Mosca un telegramma che informava Lenin della decisione di trucidare i prigionieri. All'1:30 del mattino, Jurovsky informò i Romanov che il conflitto tra le armate rossa e bianca stava minacciando la città e che, per la loro stessa sicurezza, dovevano essere trasferiti nel seminterrato. Non ci sono prove che i Romanov non abbiano reagito con docilità. Portando in braccio lo zarevich, Nicola guidò in cantina la propria famiglia e i 4 servitori rimasti con loro: il medico di famiglia Evgeny Botkin, la cameriera Anna Demidov, il cuoco Ivan Karitonov e il domestico Alexei Trupp. Riuniti tutti insieme in quel luogo angusto e spoglio, apparivano ancora ignari del proprio destino. Furono portate 3 sedie per Alessandra, Nicola e Alexei, mentre gli altri rimasero in piedi. Jurovsky si avvicinò, con i carnefici dietro di lui sulla soglia, e lesse ai prigionieri attoniti una dichiarazione preparata. Il presidium del Soviet regionale, adempiendo al volere della rivoluzione, ha decretato che l'ex zar Nicola Romanov, colpevole di innumerevoli sanguinosi crimini contro il popolo, debba essere fucilato. Quando Jurovsky terminò la lettura, le guardie cominciarono a sparare. I racconti sono contrastanti, ma la maggior parte concorda nel dire che lo zar sia stato il bersaglio principale e che morì in seguito a diversi colpi di arma da fuoco. La zarina spirò per un proiettile in testa. Mentre la stanza si riempiva del fumo degli spari, tutta la disciplina del plotone svanì. Le granduchesse sembravano non essere state ferite dai proiettili, che erano rimbalzati sui loro corpi. Si scoprì in seguito che, durante l'assalto iniziale, i gioielli tempestati di diamanti cuciti sui vestiti avevano agito come un'armatura. Uno dei carnefici, un ubriacone di nome Ermakov, perse il controllo e cominciò a colpire i Romanov con una baionetta. Dopo 20 minuti di puro orrore, l'intera famiglia e il seguito, colpiti da proiettili, armi da taglio a mani nude, erano tutti morti. Gli 11 corpi furono trascinati fuori di casa e caricati su una camionetta. Gli studiosi ritengono che i corpi siano stati dapprima scaricati in una miniera poco profonda chiamata Ganinayama, che i bolscevichi tentarono di far crollare con delle granate. Ma il pozzo rimase intatto, così i corpi furono portati via in tutta fretta. Lungo il tragitto la camionetta si impantanò nel fango e i 2 corpi, che ora si crede essere quelli di Alexei e Maria, furono scaricati e gettati nella foresta. Gli altri 9 furono cosparsi di acido, bruciati e sepolti in una fossa separata non molto lontano da lì. In seguito al massacro, quando si affrontava l'argomento, i funzionari sovietici diventavano evasivi. Anche dopo aver annunciato la morte di Nicola, per un po' sostennero che Alessandra e Alexei fossero vivi in un luogo sicuro. I decessi sarebbero stati ufficialmente confermati solo nel 1926 e anche allora i bolscevichi rifiutarono di assumersi la responsabilità dell'esecuzione. Nel 1938 Joseph Stalin soppresse formalmente ogni discussione sul destino della famiglia e nel 1977 fu demolita Casa Ipatev, decretata dal governo di nessun valore storico. Il silenzio forzato attorno al destino dei Romanov può aver represso la pubblica discussione, ma alimentò un'infinita curiosità. Nei decenni successivi spuntò un notevole numero di impostori, la maggior parte dei quali sosteneva di essere uno dei figli dello zar. Ogni volta che compariva un nuovo pretendente, la storia tornava a galla, impedendo che il mistero venisse definitivamente sepolto, come in molti invece speravano. Nel 1979 una coppia di investigatori dilettanti scoprì il luogo di sepoltura principale vicino a Ekaterinburg, ma il ritrovamento fu tenuto segreto fino a dopo il crollo dell'Unione Sovietica.
Nel 1991, mentre in Russia si diffondeva una nuova rivoluzione, alcuni scienziati tornarono a Ekaterinburg per riscattare la storia. Esumarono i resti di 9 persone, in seguito identificate come Nicola, Alessandra, Olga, Tatiana, Anastasia e le 4 persone del loro seguito. Il rinvenimento delle loro ossa diede inizio a un processo che ha consentito di portare alla luce sia gli orrori della loro morte, sia il loro posto nella storia. Nel 1998 i resti furono sepolti nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di San Pietroburgo, luogo tradizionale di sepoltura degli zar. Nel 2000 la Chiesa ortodossa russa canonizzò Nicola, Alessandra e i loro figli come martiri della Passione. A Ganinayama, il primo luogo in cui i bolscevichi tentarono di disfarsi dei corpi, la Chiesa ortodossa russa costruì un monastero. Dove un tempo si ergeva Ipatev, nel 2003 fu consacrata la magnifica chiesa sul sangue, divenuta da allora luogo di pellegrinaggio. Nel 2007, infine, furono trovati i resti di Alexei e Maria, in seguito identificati grazie all'analisi del DNA. Qualcuno ha detto che le famiglie molto unite possono tagliarsi fuori dal mondo. Così è stato per i Romanov. Il loro egocentrismo gli ha impedito di accorgersi del pericolo, ma il loro amore li ha rafforzati, rendendone il confino sopportabile. Il fatto che fino alla fine siano almeno rimasti insieme è stata la più grande benedizione dei loro ultimi mesi. Rasputin resta una figura che sfugge a ogni definizione. Tra cronache ufficiali e racconti sussurrati, il suo nome attraversa la storia come un'ombra difficile da afferrare. Un uomo venuto dalla Siberia, capace di sedurre la corte imperiale e di scatenare paure profonde nei cuori di chi lo osservava da lontano. La sua influenza sulla famiglia Romanov ancora oggi alimenta ipotesi e speculazioni. Il suo carisma, la sua resistenza alla morte, i suoi occhi raccontati come ipnotici, sembrano più appartenere al mito che alla realtà. Forse la sua vera forza non stava nel potere che esercitava, ma nel mistero che sapeva incarnare. La sua storia racconta più del mondo che lo circondava che di lui stesso, e forse, dopo tutto, alcune figure nascono per non essere comprese fino in fondo.